Ciao a tutti, la persona giusta esiste davvero? Allora, noi spesso ricerchiamo, diciamo, la persona giusta, ma ci innamoriamo di quella sbagliata. Ora, la persona giusta esiste davvero o è soltanto un'utopia, è soltanto un qualcosa così di non, diciamo, trovabile, insomma, è una chimera? Allora, dobbiamo tenere presente questo. Intanto la persona giusta deve essere giusta per noi e quella che è giusta per noi può essere sbagliata per un altro, quindi, e viceversa. Quindi è fondamentale nella ricerca della persona giusta definire che cosa noi vogliamo da un punto di vista sentimentale affettivo. Quindi definire un obiettivo è veramente importante. L'obiettivo è definito a tavolino quando si è in uno stato di calma, perché quando si è coinvolti magari con la persona sbagliata è difficile definire un obiettivo sentimentale affettivo perché troveremo sempre le persone sbagliate. Quindi è importante definire che cosa vogliamo, quindi definire degli obiettivi sentimentali è basilare per capire che poi una persona che incontriamo si avvicina a questi obiettivi. Ecco, la persona giusta è quella che si avvicina almeno al 70%, diciamo così. Eh, perché il 100% può essere utopia, però se si avvicina al 30% diciamo che allora è eccessivamente, quindi genera sofferenza. Quindi la persona giusta è quella che ti dà piacere, quella con la quale condividere del tempo, quella che ti dà una crescita, quella che c'è una passionalità. Insomma, che ci sono tutta una serie di fattori. Questi fattori, ad esempio nell'ambito di una relazione sentimentale affettiva, che uno possa definire come relazione sentimentale affettiva completa, perché poi, ripeto, possono esserci mille sfumature, però supponendo che una persona voglia costruire una relazione sentimentale affettiva, la persona giusta è quella con la quale ha un'affinità, diciamo, sessuale, passionale, almeno al 70%, fatto 100 il top, diciamo così, almeno al 70%, ha un'affinità intima in cui le coccole, l'affetto, la condivisione di idee, di pensieri, di emozioni sia almeno al 70%, fatto 100 il top. E lo stesso discorso a livello progettuale, insomma, bisogna avere una visione comune. Ecco, questo 70% uno dice, ma come lo calcolo il 70%? Beh, non è che uno si può mettere lì a fare le equazioni per calcolare il 70%, è sicuramente un qualcosa che, diciamo, non è quantificabile analiticamente, ma è quantificabile da un punto di vista endoscopico, cioè dobbiamo sentire un'affinità con questa persona in diversi ambiti della nostra vita e questa affinità deve essere, diciamo, superiore alle diversità, superiore in modo abbastanza consistente, insomma, voglio dire, se io voglio costruirmi il focolare domestico, deve essere una persona che anche lei vuole costruirsi un focolare domestico. Poi magari, come dire, ci possono essere divergenze, magari sui tempi, sui modi, ma l'obiettivo deve essere comunque comune. Se incontro una persona che ha esigenze totalmente diverse, è evidente che non va bene, almeno per costruire quello, poi può andare bene per altre situazioni. Dobbiamo tenere presente questo, che l'amore, diciamo, è un qualcosa che comunque si costruisce. Certo, ci deve essere una sensibilità, un'affinità. L'amore è un'energia, in teoria dovremmo averla verso tutti gli esseri senzienti, quindi già se l'amore è soltanto verso una persona inizia a diventare attaccamento. Vivere insieme comporta, o vivere insieme o avere una relazione comporta comunque anche soprattutto una condivisione, un'uguaglianza di valori, di sentimenti, di idee della vita. È ovvio che ci deve essere anche, come dire, quel quid di imprevedibilità che dà, quel quid di emozione che dà, come dire, che dà un po' di tormento, un po' di turbamento, è importante, ma non deve superare il 30%, insomma, deve essere minoritario, altrimenti è una relazione basata sulla sofferenza, una relazione dove tu vuoi una cosa e non tieni un'altra, insomma. Quindi è importante anche quel 30% lì di disuguaglianza o meno, insomma, però un po' ci va per dare quel pepe alla relazione che altrimenti diventerebbe proprio
una relazione eccessivamente, come dire, cerebrale, razionale, logica, per cui alla lunga potrebbe anche stufare, insomma. Però la persona giusta è quella con la quale si condividono queste cose. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!